Sì, abbiamo fatto di nuovo la follia ed è il momento di condividerla con tutti voi. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati all'interno di questo nuovo episodio di oggi, nuovo episodio in cui parliamo di Milan Skriniar, ma lo facciamo in una chiave differente, riproponendovi un format che vi era piaciuto moltissimo. Perché? Perché le voci sul possibile addio di Milan Skriniar si fanno sempre più insistenti e allora, in attesa di capire che cosa accadrà sul mercato innanzitutto, abbiamo cercato di giocare d'anticipo, per cui ci siamo sostituiti nuovamente, virtualmente, a Marotta e Ausilio, ci siamo finti dirigenti dell'Inter, siamo andati in giro per tutta l'Europa alla ricerca del miglior difensore con cui l'Inter potrebbe sostituire Milan Skriniar nel caso in cui appunto si dovesse concretizzare l'addio e siamo partiti addirittura da 460 nomi. Più o meno questa era la cifra iniziale. Non lo abbiamo fatto però sulla base di opinioni personali o dei parametri soggettivi, ci siamo basati invece su dati, statistiche, ci siamo basati sui numeri per poter andare ad individuare il miglior profilo in assoluto su basi assolutamente il più possibile oggettive. Oltre 2 mesi fa, come vi dicevo, avevamo lanciato questo format per individuare il sostituto di De Vrij, vi lascio i link in descrizione per recuperare anche quell'episodio. Vi era piaciuto, quindi abbiamo deciso di replicarlo oggi per Skriniar con alcuni accorgimenti che secondo me rendono la ricerca di oggi ancora più precisa ed interessante. Quindi mi raccomando, io vi chiedo, essendo stato questo un lavoro molto complesso, molto lungo, 3 cose vi voglio chiedere innanzitutto. Sosteneteci con un bel like fin da subito, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e terza cosa, seguitemi in maniera molto attenta, passo dopo passo, perché altrimenti rischiate seriamente di non capire il processo con cui siamo arrivati ai nomi e al nome finale, perché non vi farò un solo nome, ve ne darò anche altri e tra poco capirete perché. Adesso vi spiegherò tutto il percorso che abbiamo fatto, con quali dati abbiamo preso in considerazione e perché abbiamo preso in considerazione determinati dati. Quindi, come vi dicevo, vi dirò alcuni nomi interessanti da tenere d'occhio anche in ottica futura e quelli che invece potrebbero essere buoni colpi già oggi. Infine, vi lascerò poi al termine di questo contenuto anche con una considerazione aggiuntiva sul tema dell'addio possibile di Milan Skriniar e della rivoluzione in difesa con cui cercherò di darvi un altro spunto di riflessione a cui secondo me dovrete prestare molta attenzione e sarà anche un po' provocatorio. Prima di partire ringrazio velocemente i nostri Marco Inter 78, Luigi T e Saverio che su YouTube in questi giorni ci hanno sostenuto con la nuova funzionalità di YouTube del super grazie che trovate sotto al nostro video, quindi grazie per il vostro grande supporto al progetto Passione Inter. Non perdiamo altro tempo però e partiamo. Premesse fondamentali da fare per poter avere accesso a questo contenuto e per capire al meglio come ci muoviamo all'interno di questo contenuto. La prima, Skriniar, oltre al valore tecnico, ha un peso enorme in termini di leadership e in termini anche di importanza come colonna portante dell'Inter e sono dei valori che purtroppo non sono quantificabili in numeri, quindi inevitabilmente diventa difficile misurare quanto possa perdere l'Inter senza il carisma di Skriniar, senza l'attaccamento di Skriniar alla maglia e quindi è difficile capire cosa serve in concreto per sopperire a questo. Per bilanciare un po', quindi nella nostra ricerca del sostituto di Milan Skriniar abbiamo dato un peso specifico rilevante anche all'esperienza internazionale del calciatore, che per noi da questo punto di vista può essere comunque un valore significativo. Seconda premessa fondamentale, il senso di questa nostra ricerca si riassume nel voler identificare, come vi dicevo, il difensore che più somiglia a Milan Skriniar, se così vogliamo dire. Nel senso che l'idea di fondo è, se parte Skriniar, qual è il difensore che se viene messo al suo posto oggi comporta il minor cambiamento possibile o addirittura un miglioramento? Questa è la logica alla base del nostro contenuto e che guida la nostra ricerca. Questo perché ovviamente diventava difficile altrimenti fare i vari confronti con Skriniar e soprattutto credo che sia nei compiti di mister Inzaghi eventualmente indicare un giocatore diverso da Skriniar attorno al quale poi andare a costruire e cambiare degli equilibri in difesa. Noi oggi cerchiamo il sostituto di Skriniar e poi solo alla fine vi dirò anche una soluzione più rivoluzionaria e alternativa. Fatte queste
queste premesse doverose e che vi aiutano a capire meglio il nostro lavoro, andiamo all'interno del nostro imbuto, che come detto parte da oltre 460 nomi di difensori che abbiamo preso in considerazione, da praticamente tutti i campionati europei. Perché abbiamo preso così tanti nomi? Perché volevamo essere il più oggettivi possibile e soprattutto volevamo lasciarci aperta anche l'ipotesi magari di pescare qualche nome che può essere passato inosservato agli scout, agli esperti e magari anche ai dirigenti dell'Inter. Da questa prima lista, quindi di 460 difensori, abbiamo fatto una serie di tagli basandoci innanzitutto sul buon senso, direi. Nel senso che, visto che Skriniar verrebbe ceduto evidentemente per questioni economiche, non perché non si crede nel potenziale di Skriniar, abbiamo eliminato tutti quei calciatori che hanno dei costi proibitivi e quindi ci siamo concentrati su calciatori a parametro zero o con valutazioni non superiori a circa 35 milioni di euro e anche con degli ingaggi alla portata dell'Inter. 35 milioni di euro come valutazione ci sembrava anche una cifra che l'Inter ragionevolmente può e vuole spendere per sostituire Skinner o comunque per portare a casa un nuovo difensore. Successivamente abbiamo ovviamente tagliato tutti i difensori di piede mancino o specializzati sulla sinistra dove c'è già Bastoni e difficilmente quindi potrebbero coprire il ruolo di Skriniar. A questo punto però la lista era ancora molto molto corposa, per cui abbiamo tolto tutti i nomi veramente improbabili, alcuni per un discorso puramente anagrafico. Non credo che l'Inter possa sostituire oggi Skriniar, che è ancora giovane, o comunque nel pieno della sua carriera, con un Thiago Silva di quasi 38 anni, per fare un esempio. Altri sono stati tolti perché sono già accasati in una nuova squadra, oppure hanno appena cambiato squadra o stanno per farlo. Quindi qualsiasi nome apparisse totalmente improbabile lo abbiamo scartato senza andare ad approfondire troppo le valutazioni. A questo punto aggiungiamo un altro filtro ed è quello legato alle presenze. Lo avevamo fatto anche per De Vrij e abbiamo deciso di replicarlo perché penso che sia un parametro fondamentale da considerare. Abbiamo visto che Milan Skriniar nelle ultime 2 stagioni ha collezionato 87 presenze in totale con la maglia dell'Inter, e all'interno di queste 87 presenze ha una percentuale di titolarità di partite disputate da titolare molto alta, così come anche di minuti giocati molto molto alti. Quindi abbiamo detto che chi eventualmente dovrà sostituire Skriniar deve dare le stesse garanzie dal punto di vista fisico e dal punto di vista della continuità. Quindi abbiamo tagliato chi nei 2 anni scorsi, nelle ultime 2 stagioni, ha giocato in totale meno di 60 partite, oppure chi le ha raggiunte ma con percentuali di titolarità molto bassa. Anche perché i dati sarebbero poi molto falsati se andiamo a fare un confronto. Un conto è fare 5 recuperi a partita su 80 partite, un conto è fare 5 recuperi a partita in 40 partite. C'è una differenza sicuramente importante. A questo punto avevamo una lista in mano ancora di circa 50 calciatori che abbiamo diviso in 3 fasce di prezzo, come abbiamo fatto anche l'altra volta. Da parametro 0 fino a 10 milioni di euro compresi come valutazione di mercato, da 11 milioni fino a 20 e poi la terza fascia da 20 a 35. Non vi faccio vedere tutto, altrimenti ci metteremmo veramente una vita. Tutti i nomi, le statistiche, le liste e i dati che abbiamo preso le pubblicheremo nella sezione esclusiva riservata agli abbonati al club di Passione Inter su passioneinter.club, quindi se siete curiosi, siete interessati anche a questo tipo di approfondimenti e volete sostenere il nostro progetto, visitate passioneinter.club dove trovate questo e molto altro. Siamo arrivati poi quindi verso la conclusione, verso i nomi finali e per poter fare questo confronto su questi circa 50 nomi ho deciso di selezionare 8 statistiche rilevanti sulla base delle quali innanzitutto valutare Milan Skriniar che per via del suo ruolo e di come viene utilizzato nell'Inter da mister Simone Inzaghi è molto sopra la media dei difensori per quanto riguarda soprattutto i dati più offensivi. Quindi abbiamo valutato questi dati che mi sono appuntato e che vi leggo, altrimenti a memoria non ci riuscirei a ricordarlo. Eccoci, palloni giocati a partita, expected goals, cioè quanti gol ci si aspetta che quel calciatore segni in base alla sua pericolosità offensiva, scartando i calci di rigore tra l'altro, la percentuale di passaggi riusciti, il numero di palloni intercettati in difesa, i duelli vinti a partita, la percentuale di duelli vinti, i gol e gli assist. Tutti questi dati li abbiamo visti per le ultime 2 stagioni, non per una stagione sola,
perché volevamo capire anche chi era più omogeneo nel rendimento delle 2 stagioni e, soprattutto volevamo vedere anche chi era in crescita magari nell'ultima stagione e chi invece magari era in calo nella seconda stagione. Abbiamo assegnato poi un indice di difficoltà in base al campionato e alla squadra in cui ogni calciatore gioca, nel senso che anche qui un conto è giocare in difesa e toccare 80 palloni con l'Inter, un conto è farlo nel campionato greco oppure nello Spezia. Un conto è recuperare 10 palloni a partita nell'Inter, dove sono molte meno le azioni difensive, un conto è farlo in una squadra che lotta per la salvezza. Spero sia chiaro questo concetto e questo passaggio. Con questi dati, quindi, finalmente abbiamo ristretto moltissimo il campo fino a ridurci ad una manciata di nomi per ciascuna delle 3 fasce che abbiamo individuato. All'interno poi di questa manciata di nomi abbiamo aggiunto un'ultima valutazione finale basandoci su altre 4 statistiche molto rappresentative dal mio punto di vista. I dribbling subiti a partita dal calciatore, gli errori che questo calciatore ha commesso portando un avversario a tirare verso lo specchio della porta, i palloni progressivi giocati dal calciatore per rappresentare anche l'intraprendenza palla al piede del calciatore e i passaggi progressivi ricevuti, in poche parole anche il coinvolgimento del difensore nella zona più avanzata e più offensiva del campo dove spesso appunto vediamo Skriniar giocare. Dopo questo lunghissimo viaggio arriviamo quindi alle conclusioni. Nella fascia più bassa, quella dai parametri 0 ai giocatori con una valutazione attorno ai 10 milioni di euro, i nomi interessanti alla fine erano 5. Vi dico subito che tra questi 5 abbiamo immediatamente scartato poi Erlich di proprietà del Sassuolo ma in prestito allo Spezia lo scorso anno, dopodiché abbiamo scartato altri 2 giocatori che però potrebbero avere uno sviluppo molto interessante in ottica futura e quindi segnateveli e teneteli d'occhio. Quindi per sostituire oggi subito Skriniar no, però magari già crescendo alle spalle di un titolare potrebbe essere un'opportunità, oppure magari con un anno di esperienza in più, tra un anno magari potrebbero essere già tenuti in considerazione. Questi 2 nomi sono Neuen Perez, classe 2000, che gioca nell'Udinese ma che l'Atletico Madrid potrebbe riprendere, una situazione un attimino intricata, e Kevin Danso, nazionale austriaco, classe 98 dell'Ans, squadra francese, che tra l'altro affronterà l'Inter in amichevole durante quest'estate, quindi lo terremo d'occhio, probabilmente lo vedremo anche da vicino. Anche lui giocatore molto alto, forte fisicamente e di grande personalità. Segnatevi questi nomi e li terremo d'occhio nelle prossime settimane. Tra gli ultimi 2 nomi rimasti però per l'immediato, il migliore in assoluto, secondo i nostri dati e secondo la nostra ricerca, risulta essere infine Willy Orban, difensore ungherese dell'Ipsia, ha già esperienza nella difesa a 3, però non è giovanissimo perché è un classe 92 e devo dire gioca anche più da centrale. Per chi ci segue da YouTube condivido anche la schermata di Transfer Market, classe 92 come dicevamo, già un'esperienza importante anche con la nazionale ungherese, tra l'altro è capitano e anche un po' bandiera dell'Ipsia, quindi può essere un'opzione difficile, però stando ai dati è uno dei profili più interessanti e ha anche un certo vizio per il gol. Essendo però un'operazione complicata, vi segnalo alternativamente anche un altro nome da tener d'occhio, che è quello di Marvin Friedrich del Borussia Mönchengladbach, che però anche qui lui ha avuto una stagione un po' travagliata per problemi di salute, problemi dello stesso Borussia Mönchengladbach e quindi ha avuto molte difficoltà con la difesa. Quindi al momento terrei in pole position tra i 2 Willy Orban. È ovvio però che in questa fascia non è stato semplice pescare un profilo all'altezza, soprattutto una volta persi alcuni parametri zero importanti che invece sarebbero stati molto interessanti, tipo Ginter, di cui abbiamo già parlato spesso, tipo Christensen, oppure magari anche un Rudiger, anche se il ruolo è sicuramente un po' diverso. Questo quindi per quanto riguarda la fascia più economica. Arriviamo poi alla fascia centrale, quella dagli 11 ai circa 20 milioni di euro, dove i giocatori rimasti alla fine di tutte le scremature erano 6 ed erano tutti molto interessanti. Scarto subito 2 nomi, quelli di Lienhart e Elvedi, perché sono più difensori e andrebbero anche più riadattati per prendere il posto di Skriniar. Scarto per questo motivo anche un altro profilo che comunque sembrava inizialmente tra i più interessanti, stando ai numeri, quello di Caleta Zar, difensore croato del Marsiglia, che però è più orientato al centro-sinistra, per questo lo abbiamo eliminato. Ad un livello superiore di interesse troviamo invece Mavropanos dello Stoccarda e
tuta dell'Eintracht Francoforte. Perché però non sono loro i nomi che ho scelto? Perché rispetto agli ultimi due nomi che rimangono, che vi faccio tra poco, sono più da disciplinare tatticamente e difensivamente per poter prendere il posto di Skriniar oggi. Però sono due profili anche qui molto interessanti da appuntarvi nella vostra lista dello scouting e da monitorare per il prossimo futuro. Soprattutto tra questi due devo dirvi che Tuta, difensore brasiliano dell'Eintracht Francoforte, mi dà proprio l'idea di un calciatore che ha un potenziale di esplosione molto interessante. In più è molto giovane e ha già vinto un'Europa League, quindi è da tenere d'occhio. Quali sono allora i due nomi che rimangono alla fine? Uno è quello di Matip del Liverpool, l'altro è quello di Milenkovic della Fiorentina. Matip, anche a livello di esperienza internazionale, sicuramente sulla carta sarebbe un grandissimo colpo, ma alla fine nella selezione, dovendone scegliere solo uno per questa fascia, abbiamo scelto Milenkovic, semplicemente perché ci sembra più fattibile come operazione, e condivido anche qui per chi ci segue da YouTube la scheda Transfer Market di Milenkovic, che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro della Transfer Market, ma essendo in scadenza di contratto nel 2023 sappiamo che potrebbe partire per circa 15 milioni di euro dalla Fiorentina e con un ingaggio contenuto. Quindi è un'operazione più fattibile, è più giovane e visto anche l'ingaggio di Matip, vedrei difficile oggi un arrivo di Matip all'Inter per sostituire Skriniar dal Liverpool. Ecco, Milenkovic poi rispetto a Matip magari non ha dei picchi di rendimento così alti in alcune statistiche, se non magari nel gioco aereo dove Milenkovic è tra i migliori in Europa, però il serbo della Fiorentina è molto omogeneo nei suoi dati e nelle statistiche che abbiamo preso in considerazione, è molto continuo e ha già anche un'esperienza importante nella difesa a 3. Quindi magari in senso assoluto Matip è più forte, però in questo contesto, in questa ricerca che stiamo facendo e anche in una logica più progettuale, Milenkovic la spunta come miglior profilo nella fascia di mezzo. Arriviamo poi nella fascia dei profili più costosi, quella più alta, dicevamo dai 21 milioni ai circa 35, e c'è una considerazione molto importante da fare qui, ovvero quando arrivi a questo valore di mercato quasi certamente sei un giocatore che ha delle caratteristiche uniche. Se vali così tanto è perché sei raro, e quindi trovare anche qui una replica simile a Milan Skriniar paradossalmente può essere più difficile, perché potrebbe essere più semplice trovarlo in altre fasce ad un livello inferiore di rendimento sicuramente. Comunque, nonostante le difficoltà, abbiamo trovato 4 nomi anche qui. Di questi 4 scarto subito Bednarek, difensore del Southampton, che è più un giocatore da difesa a 4, più un centralone vecchio stampo, potremmo dire. Resta fuori poi un altro profilo interessante come quello di Jean-Claire Todibo, classe 99 ora al Nizza, ma che ha già un'esperienza anche al Barcellona, quindi è un profilo da tenere d'occhio. E seguendo i nostri parametri rimane fuori anche Gleison Bremer, che l'Inter sta trattando concretamente, ne parliamo praticamente ogni giorno, però come vi dicevo questo secondo me rende ancora più attendibile secondo me il nostro studio che stiamo facendo in questo caso, perché Bremer per sostituire Skriniar oggi da subito dovrebbe essere un po' adattato. Lo può anche fare, ma andrebbe adattato e bisognerebbe lavorarci. Invece noi stiamo cercando il sostituto subito, immediato e perfetto. Quindi la soluzione migliore alla fine, ve la condivido di nuovo per chi ci segue da YouTube potrà vedere la schermata di Transfer Market, è quello di Manuel Akanji. Abbiamo identificato il difensore classe 95 del Borussia Dortmund, quindi anche lui non ancora al picco pieno della sua carriera, può ancora evolvere sicuramente, ma è un giocatore che, nonostante comunque la relativa giovane età, ecco, non è giovanissimo sicuramente, però ha già molta esperienza internazionale, sia con la nazionale svizzera che con il Borussia Dortmund e non solo. Giocatore che gioca più da centrale in una difesa a 4, ma è molto molto duttile, è bravo anche col piede sinistro, ricopre un po' tutti i ruoli della difesa e ha dei numeri veramente importanti. È alto anche lui, 1,88 m, quindi anche lui ha un bel fisico, molto forte fisicamente, ed è in scadenza di contratto nel 2023 e questo lo rende sicuramente più appetibile, oltre che già accostato anche a diversi club di Premier League, e come diciamo sempre di questi tempi dobbiamo valutare anche questo, nel senso che tu magari lo prendi ad un buon prezzo
riesci ulteriormente a valorizzarlo, già tra un anno può essere un colpo anche per il bilancio molto importante. Quindi, ricapitolando, abbiamo selezionato Orban nella fascia più economica, Milenkovic nella fascia di mezzo, Akanji per la fascia più costosa. Questi sono i 3 nomi migliori che abbiamo individuato eventualmente per sostituire Skriniar. Però ci eravamo prefissati di arrivare ad un solo nome e quindi abbiamo di nuovo messo a confronto questi 3 calciatori in una sfida all'ultimo sangue e abbiamo aggiunto un confronto finale basandoci su una scelta particolare, ovvero ho selezionato la statistica per ciascun giocatore in cui emergono a livello europeo. Quindi ho visto Milenkovic è al top in Europa per i duelli aerei, Akanji è al top in Europa per i passaggi progressivi e Orban invece è al top in Europa tra i migliori in assoluto per palloni toccati nell'area di rigore avversaria addirittura. Attenzione a questo dettaglio. E quindi abbiamo fatto una sfida 1 contro 1 tra i 3 calciatori su queste 3 statistiche. Alla fine quindi di tutte queste considerazioni devo dire che di poco ad oggi la spunterebbe Manuel Akanji, difensore del Borussia Dortmund che come vi dicevo era stato selezionato nella fascia più costosa. Sarebbe lui, secondo il nostro studio, il miglior sostituto di Milan Skriniar. È chiaro poi che entrano in gioco anche delle variabili come l'adattamento ad un nuovo campionato e anche i 2 anni in più che Akanji ha rispetto a Milenkovic. Queste cose possono un po' mitigare alcune valutazioni, però secondo tutto il nostro ragionamento Manuel Akanji sarebbe il miglior difensore con cui sostituire nell'immediato Milan Skriniar. E vi chiedo a tal proposito anche una vostra opinione su tutti questi nomi fatti e soprattutto su Akanji, se lo conoscete, se vi piace, che cosa ne pensate. Prima di salutarvi, però, vi dicevo che vi devo un'ultima considerazione da fare, che si collega al discorso che ho fatto poco fa, quando vi dicevo che, giocatori come Skriniar, che hanno un valore così alto di mercato, sono anche un po' unici come caratteristiche e quindi permettono all'allenatore di giocare in un certo modo perché c'è Skriniar, non è tanto Skriniar che cambia per l'allenatore, se capite che cosa intendo. Per questo motivo io lancio una provocazione anche più estrema. Nel momento in cui dovessi perdere Skriniar e lo vai a sostituire con qualcuno che inevitabilmente, per la premessa che ho fatto, porta delle caratteristiche differenti, si potrebbe azzardare anche una scelta ancora più coraggiosa e ancora più rivoluzionaria, cambiando ulteriormente la difesa attorno ad una nuova idea complessiva di reparto, di gruppo e quindi sostituire a questo punto anche De Vrij che sembra sempre un po' in bilico. È vero che cambiare 2/3 di difesa, più il portiere, perché cambierà anche il portiere, è sicuramente un bel rischio, però vi lancio quindi la domanda: è più rischioso secondo voi cambiare con un'idea chiara in mente, rivoluzionare con un bel progetto di reparto complessivo e sul quale potrai poi lavorare anche per un mese intero durante la preparazione estiva prima del campionato, oppure è più rischioso fare delle scelte conservative e quindi decidere di tenere De Vrij, anche se magari non sei convinto, ma solo perché hai venduto Skriniar? Questa è la domanda che vi faccio. Spero di essere stato chiaro, è una mia considerazione finale con cui voglio scatenare i vostri commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione fino ad ora, vi chiedo di farmi sapere se vi è piaciuto questo format. Come vi dicevo, è stato un lavoro immenso, quindi i nostri file e gli approfondimenti aggiuntivi li troverete nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, mentre se volete recuperare anche il precedente studio che avevamo fatto su Stefan De Vrij lo lascio in descrizione per chi ci segue in podcast e mentre per chi ci guarda da YouTube cliccate qui, mi raccomando, e non perdetevelo.